Ciao a tutti! I narcisisti adorano il denaro, sono avari e il loro scopo è sfruttare economicamente chiunque le capiti a tiro. Per loro i soldi sono un aspetto fondamentale nella loro vita e non esitano a manipolare partner, famiglia e amici per avere il controllo delle loro finanze. Non si fanno alcun scrupolo, anche a costo di portare alla rovina qualsiasi persona. Solitamente fanno investimenti azzardati ed eccessivi. Non sono in grado di gestire il denaro e non sveleranno mai la loro condizione economica, oppure saranno sempre pronti a mentire. Un numero prevalente di narcisisti sono convinti di avere il diritto di controllare le finanze del proprio partner e di ridurlo anche sul lastrico. La personalità narcisistica non esita a oltrepassare il limite da ciò che è illecito e immorale. Tende a farsi mantenere, è un reale sfruttatore. Fa ricatti morali e umilia per ottenere ciò che vuole. Ha sempre debiti con chiunque. Il narcisista non contribuisce mai alle spese familiari, ma spende i suoi soldi per cose di poco conto. Non tiene fede agli accordi di mantenimento dei propri figli. Vende i tuoi beni, chiede spesso denaro in prestito, ma poi non viene mai restituito. Commette diversi furti, frequenta donne di facili costumi e gioca d'azzardo. Fa dei debiti e ti tiene all'oscuro e quando viene scoperto mente deliberatamente. Ti fa sentire in colpa per come spendi i tuoi soldi. Ricordati che il narcisista non ti ruba solo l'anima, ma ti ruba anche il denaro. Per il mio compagno i soldi erano una vera e propria ossessione. Era una continua richiesta di denaro giustificando il fatto che il suo stipendio era già finito. Non ha mai dimostrato dove finisse la sua retribuzione. Si recava persino sul posto di lavoro di nostra figlia per chiederle soldi, mettendola in una condizione psicologica di disagio. Un giorno mi accorsi che dal mio portafoglio mancavano parecchie banconote che sarebbero servite a pagare la patente di guida di nostra figlia. Presi da parte il mio compagno e chiesi spiegazioni. Per diversi giorni negò di aver preso i soldi e addirittura mi accusò di averli spesi io per cose inutili. Aveva pure il coraggio di deridermi dicendo che non ricordavo neppure quando e quanto spendevo. Finché non decisi di rivolgermi al mio avvocato, chiedendo così un parere legale. Avvisai il mio compagno del legale e che nel caso non me li avesse restituiti mi sarei rivolta alle forze dell'ordine. A quel punto fece la cosa più sprezzante che un genitore possa fare. Diede la colpa alla figlia. Mi resi conto che pur di ottenere ciò che voleva, sarebbe stato disposto a compiere qualsiasi ingiustizia a discapito della sua famiglia. Ma non mi diedi per vinta e tra telefonate e messaggi minacciosi riuscì a farlo confessare di essere stato lui a rubare il mio denaro. La sua ammissione era stata registrata con il mio cellulare e ora non poteva più negare. La frase detta da lui, che ancora oggi mi stona, è ti chiedo umilmente scusa. Le scuse non avevano alcun valore, non erano affatto sentite con il cuore, tanto che la sera stessa mi diede della bastarda, aggiungendo che mi avrebbe lui denunciata. Ancora oggi non ho capito sulla base di cosa mi avrebbe denunciata. Inoltre era terrorizzato all'idea che io ne potessi far parola con qualcuno. Sta di fatto che fu costretto a restituirmi tutto quello che mi aveva rubato. Questo episodio mi scosse e mi ferì molto, ma mi fu utile poiché ebbi un vero e proprio risveglio della mia anima. Da qui iniziai con la contromanipolazione che racconto nei minimi dettagli nel video contromanipolazione. Un consiglio: non dite mai ad un narcisista di quanto denaro disponete
e non coinvolgetelo nei vostri affari, che siano o no economici. In questo modo eviterete non pochi problemi, ma se potete allontanatelo dalla vostra vita. Ricordatevi che la rinascita è dietro l'angolo. Se questo video ti è piaciuto, puoi condividerlo e lasciare un like. Se hai delle esperienze simili o delle storie, le puoi scrivere qui sotto nei commenti. Se vuoi continuare a seguirmi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella, così potrai ricevere la notifica dei nuovi video.